Eccoci, buonasera, ciao a tutti. Ci siamo con il nostro consueto, diciamo, appuntamento live dove l'argomento di questa sera, come avevamo detto, sarà diciamo, l'aspetto della muta, quindi di come io affronto la muta con i miei rapaci e quindi facciamo questo live dove io ho deciso di condividere. Come sempre, quello che io faccio non è un corso, ma semplicemente cerco di condividere quello che io faccio e penso di fare in modo corretto con le mie poiane di Harris. Ma prima di cominciare questo argomento, volevo approfittarne per innanzitutto per ringraziare una persona che mi è venuta a trovare qualche settimana fa e parlo di Renzo, che tra l'altro vedo che è collegato con noi. Ciao Renzo. Ciao Mirko, benvenuto anche a te. E quindi volevo ringraziarlo perché è venuto a trovarmi un paio di settimane fa, adesso non ricordo bene. Con Renzo mi ha contattato per avere qualche consiglio che ovviamente e prontamente ho cercato di dargli nel migliore dei modi. Alla fine è venuto a trovarmi e mi ha portato, che non c'era bisogno ovviamente, ma mi ha portato due regali e ve li voglio far vedere perché eh, veramente Renzo è un artista in tutti i sensi e mi ha omaggiato di un suo, se possiamo dire, io non sono un artista quindi non so i termini corretti, di questo suo dipinto barra disegno che dal mio punto di vista è veramente bello e adesso lo volevo condividere con voi, che è questo disegno, veramente molto bello e lo ringrazio tantissimo e in più mi ha omaggiato di un guanto che ha fatto lui, totalmente artigianale e vi posso garantire che io non ho mai indossato un guanto di una morbidezza come questo e altresì molto resistente. Cioè, vi giuro, questo guanto lo piegate e ve lo mettete in tasca da quanto è morbido e allo stesso tempo è molto, molto resistente. Quindi grazie veramente Renzo per l'omaggio che, ripeto, non dovevi, ma ovviamente ho apprezzato tantissimo. E adesso veniamo al nostro argomento di questa sera. Intanto la domanda che vi faccio è: i vostri Harris hanno cominciato a fare la muta, non hanno ancora cominciato, eh, le avete già messe in muta, hanno già cominciato a perdere piume, penne? Fatemi un po' sapere intanto se i vostri Harris hanno cominciato la muta. I miei l'hanno cominciata, Merida e Wallace li ho messi in muta circa 20 giorni fa, Connor dovrei mettere in muta anche lui, ma purtroppo per fortuna mi serve ancora per il lavoro e quindi probabilmente lo metterò in muta a fine maggio. Prima non riesco purtroppo. Ma come mi comporto durante questo periodo delicato? Io stasera tratterò più che altro l'aspetto psicologico del periodo della muta, che è una cosa magari di cui si parla poco e gli si dà poco peso. Poi parleremo un po' anche di che tipo di alimentazione do durante la muta, di come mi comporto con loro, ma l'aspetto psicologico secondo me è quello a quale vorrei dare un pochino più di peso, ecco, diciamo così. Intanto, vabbè, ci sono diverse modalità con le quali si può affrontare il periodo di muta delle nostre poiane di Harris. Ovviamente la muta si può far fare in volo, quindi senza fermarlo e andando avanti a farlo volare. Si può far la muta legato alla pertica, quindi tenendolo sempre legato alla pertica, oppure libero in voliera. Io ho provato solo due di queste modalità in questi anni.
L'unica modalità che non ho mai provato è quella di lasciarlo sempre legato alla pertica, perché adesso non voglio fare l'animalista del momento, ma se però, che poi in realtà noi siamo tutti animalisti, nel senso che amiamo i nostri animali e li rispettiamo, eh, però io non ce la faccio, cioè non ce la faccio a vedere, a tenere legata sulla pertica la mia poiana per 4-5 mesi, non ce la posso fare, e quindi sarà una limitazione mia, ma io non ce la posso fare. Il vantaggio di farlo legato alla pertica è che non dovrebbe, non lo so perché non l'ho mai fatto, non dovrebbe perdere, diciamo, la fase dell'ammassimento, e quindi sicuramente se lo tengo legato, sicuramente non lo so, però se lo tengo legato alla pertica, probabilmente quando poi devo rimetterlo in volo, sicuramente probabilmente ci metto meno tempo e faccio prima. Però ripeto, non l'ho mai fatto perché non lo so, non me la sento, non mi piace vedere il mio animale legato 5 mesi a una pertica, senza fare proprio nessun tipo di movimento né niente. L'altra modalità che dicevo è quella di farla, quindi lasciandoli in volo, quindi poche parole, non cambia niente, vado avanti a far volare il mio Harris, tenendolo magari alimentato un pochino meglio, però gliela faccio fare in volo. Io l'ho fatto non per scelta ma per necessità lavorativa un anno, però devo dire che non hanno fatto proprio una bella muta come dovevano fare, perché comunque farlo comunque volare, però a temperature alte, perché comunque se faccio fare la muta in volo vuol dire che primavera e estate lo faccio volare a temperature alte, e quindi per farlo volare a temperature alte sicuramente non posso portarlo su di peso tantissimo, o proporre degli alimenti che me lo facciano salire troppo di peso, perché altrimenti se a temperatura alta, alto di peso, al pugno ci viene poco volentieri, e per quanto riguarda il birth control, la voglia di rincorrere i piccioni non è che ce ne sia proprio così tanta. E quindi alla fine, facendogli fare la muta in volo, cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che ho fatto fatica a lavorare in birth control, perché comunque ho fatto fatica, perché la risposta non era quella che necessitava di avere. E il secondo non alla fine, buonasera Antonino, non ho fatto fare neanche una buona muta all'animale, perché comunque non ha comunque cambiato tutte le piume, tutte le penne, ha fatto una muta diciamo all'80%, e soprattutto le penne che sono uscite, alcune erano un po' rigate, non erano proprio bellissime, quindi non l'ho più fatto. Quindi ne abbiamo già eliminate 2, per quanto mi riguarda ovviamente, perché non è che quello che io dico sia legge e voi dovete fare quello che io dico, io condivido semplicemente quello che faccio. E quindi io cosa faccio? Semplicemente li fermo e li metto in voliera. Li metto in voliera, però non li lego alla pertica, e quindi i miei animali sono liberi tranquillamente di stare in voliera. Li alimento, ovviamente, metto cibo e cerco di interagire il meno possibile con loro, nel senso che comunque non è che ogni tanto gli faccio fare un voletto o cose del genere, no, sono in muta e quindi stanno nella loro voliera. Io, avete visto l'altra volta quando abbiamo parlato delle attrezzature, ho delle voliere abbastanza grandi, e quindi non c'è nessun tipo di problema. Rimangono quindi liberi in voliera, vengono alimentati e basta. Io ovviamente continuo ad entrare in voliera tutti i giorni, perché comunque, almeno per quanto mi riguarda, le pulizie vanno fatte, a maggior ragione, visto che mangiano di più, porcano di più, e quindi c'è comunque la necessità di tenere puliti gli ambienti e cambiare l'acqua, pulire la ciotola dell'acqua, lavare, raccogliere la borra, raccogliere i resti comunque del, del cibo, quindi ossa, piume e robe varie, e quindi io vado avanti tranquillamente ad entrare in voliera
per pulire. Poi certo l'interazione con l'animale non ce ne sarà, o comunque cerco di ridurla al limite, perché comunque non va stressato, non va stressato durante la muta. Ripeto, non è che ogni tanto, ma sì dai, oggi lo tiro fuori e faccio fare un boletto, perché per fargli fare un boletto, magari dopo un mese che è in muta o dopo 20 giorni che è in muta, dovrei abbassarlo di peso, metterlo in fila, cioè no. Quindi se è in muta e basta, però gliela faccio fare in voliera. E durante il periodo di muta curo parecchio l'alimentazione. In che senso curo l'alimentazione? Allora, all'inizio, siccome che i miei Harris magari hanno lavorato in birth control, hanno cacciato tutta la stagione a pesi comunque medio-bassi, quando li metto in muta, all'inizio do degli alimenti abbastanza grassi, molto nutrienti, come può essere la quaglia e il piccione, per farli salire inizialmente di peso. Poi vedrete anche voi che una volta che hanno raggiunto un peso, poi questa fame che hanno solitamente diminuisce anche, e infatti poi dovrò anche diminuire la quantità e la tipologia di cibo, perché comunque anche se sono in muta, almeno io ripeto, parlo per i miei, cioè Merida all'inizio si mangia una quaglia al giorno, però dopo un po' di giorni che si mangia una quaglia al giorno non ce la fa più a mangiarsi una quaglia al giorno, perché comunque ha raggiunto il suo peso. C'è il rischio che ci associa al cibo. No, non è che c'è il rischio, per forza ci associano al cibo, ma questo non è che avviene durante la muta. I nostri Harris ci hanno già associato al cibo. Questa è una cosa che dicono in tanti. Anche durante la fase dell'ammansimento, quando fai il primo ammansimento, ti dicono: mi raccomando, non farti associare al cibo, perché altrimenti urla. Ok, va bene. Come faccio a non farmi associare al cibo? Cioè, in che senso non devo farmi associare al cibo? Come faccio a non farmi associare al cibo? Non posso portare il cibo col drone al mio Harris. In qualche modo, essendo poi un animale molto intelligente, capirà che il cibo viene da me. Cioè, inizialmente lo capisce per forza che il cibo viene da me, perché il cibo ce l'ho io e poi lo metto sul guanto per chiamarlo, oppure il cibo ce l'ho io, arrivo alla voliera e tiro fuori il cibo. Quindi per forza i nostri animali ci hanno associato al cibo. La difficoltà non sta tanto nel non farsi associare al cibo, la difficoltà poi in un buon addestramento sta nel far capire che ok, il cibo viene da me, ma quando il cibo viene da me? Quindi che tipo di comportamento dovrai avere tu, Harris, per far sì che io ti dia cibo? E quindi è lì che devo essere bravo, è lì che devo essere bravo. Infatti mi fa piacere che Antonino sia d'accordo sul fatto che comunque è impossibile, o comunque molto difficile non farsi associare al cibo. E il fatto che Larry urla, sì, magari urla anche perché ci ha associato al cibo, ma lo fa anche in natura tutte le volte che vede i genitori o tutte le volte che vede uno del suo branco, perché comunque urlare è una richiesta di attenzione. Lo fanno un po' tutti i cuccioli di tutti gli animali in natura, anche i cuccioli dei cani cainano quando vedono la mamma. Anzi, io adesso c'ho una cucciolata di Golden e tutte le volte che io entro o entra la madre dei cuccioli e loro fanno casino, è ovvio. Associano comunque determinate sensazioni alla presenza dell'uomo o alla presenza della madre. Detto questo, stavano dicendo, vedrete che il vostro Harris dopo un po', quando ha raggiunto il proprio peso, diciamo standard, l'appetito diminuirà sostanzialmente, e quindi dovrete anche diminuire la frequenza di alimentazione e la tipologia di alimentazione che date, perché comunque io l'ho detto tante volte nei miei video e lo vado a ribadire. Certamente durante il periodo della muta dobbiamo alzare di peso i nostri animali per portarli comunque a un benessere psicofisico dato dal fatto di sentirsi non in forma, perché sono in forma anche quando sono bassi di peso,
almeno dovrebbero esserlo, ma sentirsi proprio avere questo appagamento del non avere la fame, no? E quindi questo appagamento li fa stare più tranquilli, li fa stare più rilassati, fa rinforzare l'apparato immunitario e quindi sicuramente riescono a svolgere al meglio la muta, che è un periodo per loro decisamente delicato. Però la cosa importante è che comunque anche lì gli eccessi, dal mio punto di vista, non vanno bene. Cioè io delle volte, perché come avrete notato, è difficile che io commenti qualche cosa su Facebook o cose così, ma perché è una cosa che non mi appartiene. Io mi faccio molto i fatti miei, ecco, diciamo. Se uno mi vuol chiedere qualcosa, se uno mi vuol chiedere, me lo chiede. Io non mi permetto di andare a giudicare o commentare chi mette una foto, chi mette un video, perché non sono proprio il tipo. Anche perché poi rischi di essere frainteso e io non voglio essere frainteso, però spesso e volentieri magari vedo, no? Un po' sembra la gara a chi pesa di più, e la mia femmina 1,2, la mia arriva anche a 1,3, la mia è arrivata anche a 1,4. Va bene, cioè ci sta, per l'amor di Dio. Però, ecco, non è che durante la muta il nostro Harris per star bene deve diventare un tacchino, perché non è quello il suo benessere. Il suo benessere è raggiungere il suo peso di benessere, che è diverso da tutti. E poi ricordiamoci sempre che l'eccesso di grasso, l'eccesso di un'alimentazione troppo grassa, comunque non va bene. Non va bene, perché comunque ricordiamoci che i grassi non vanno bene se c'è un eccesso, esattamente come non va bene per noi, per il fegato, per il cuore, per un sacco di cose che sapete decisamente meglio di me. Benvenuto Mirko Venturelli. Non l'ha ancora iniziata, ci sta che non l'abbia ancora iniziata. Ecco, una cosa che vi dico è che alcuni magari, vabbè, intanto dipende molto anche dalla latitudine in cui siete, perché dipende anche da quello, ovviamente. Sicuramente se uno abita a 1000 metri d'altezza o comunque in montagna, 800, dove comunque fa più fresco sicuramente che nella pianura padana dove sono io, può darsi che ritardi un po'. E poi dipende da un sacco di fattori. Dipende anche dall'età dell'animale. Di solito, per esempio, con la prima muta cominciano un pochino più tardi, di solito i giovani, mentre invece chi ha già fatto magari 2 mute o 3 mute sono già un pochino più regolari e ogni anno più o meno il periodo rimane sempre quello. A volte però succede che io, cioè, per esempio adesso Connor, io sto continuando a farlo volare perché mi serve, come ho detto prima, per il lavoro, ma finché io continuerò a tenerlo basso di peso per doverci lavorare, io la sto ritardando io la sua muta, ma sono convinto che se io l'avessi messo in muta 20 giorni fa, quando ho messo Merida e Wallace in muta, probabilmente lui avrebbe già cominciato. Perché questo? Perché l'animale comunque, la natura è perfetta. L'animale comincia la muta quando ha da investire nel processo della muta, da investire non in denaro, ma da investire in proteine, in grassi, in garanzia di una nutrizione di un certo tipo. E quindi quando l'apparato biologico del rapace comincia a ricevere regolarmente proteine, grassi, salire di peso e raggiungere questo benessere psicofisico, allora sviluppano delle endorfine che gli fanno cominciare la muta. Quindi spesso e volentieri non vanno in muta, ma perché magari sto facendo ancora volare. Quindi adesso non so se è il tuo caso, Mirko, magari tu l'hai già fermato in voliera invece o all'aperti, che nonostante tutto non ci va in muta, ma non ti preoccupare, quando sarà il suo momento, lei, scusa, perché è Safira, lei andrà in muta tranquillamente, senza nessun tipo di problema. Io durante la muta, non me l'avete chiesto, ma lo dico, io non ho mai usato nessun tipo di integratore, non perché sono contro gli integratori, anzi, però semplicemente non li ho mai usati
perché i miei animali non mi hanno mai fatto capire che ne avevano necessità, perché comunque io faccio anche ogni tanto un controllo delle feci, controllo del gozzo dal veterinario, ho fatto anche qualche esame del sangue e quindi cioè, so che sono perfettamente in forma, non sono carenti in nulla e dando un'alimentazione varia sicuramente contribuisco al loro benessere e quindi non ho mai diciamo, avuto necessità di utilizzare integratori. Ripeto, non sono contro assolutamente l'integratore può essere una buona spinta, una buona marcia in più, però ricordatevi che l'integratore si chiama integratore proprio perché integra, ma non può sostituirsi ad una buona alimentazione, sia in quantità sia in qualità, perché comunque una buona alimentazione è fondamentale. Poi posso anche andare ad integrare con l'integratore, ma se voi date da mangiare degli alimenti di bassa qualità, oppure sempre la stessa cosa e poi date un integratore, non è che l'integratore possa fare miracoli. È come chi, non so, non tiene allenato fisicamente il proprio Harris, non lo fa volare regolarmente, non fa degli esercizi di un certo tipo per migliorare il tono muscolare, la resistenza al battito e via discorrendo. Se io non vado a fare tutte queste cose qua, non posso, cioè Usain Bolt è diventato forte nei 100 metri perché si allenava dalla mattina alla sera, poi prendeva anche gli integratori, ovviamente, per andare a supplire allo sforzo che faceva il suo fisico, ma se Usain Bolt stava 5 giorni alla settimana sul divano e prendeva gli integratori, non sarebbe diventato Usain Bolt. Questo deve essere chiaro. I risultati si raggiungono con sacrificio, forza di volontà e basta, nello sport, nella vita, con gli Harris, con qualsiasi cosa. Sì, infatti fa così anche la mia Safira, vedi, perfetto. E quindi stavamo dicendo, abbiamo detto, abbiamo già parlato un pochino dell'alimentazione e tutto quanto, e adesso affrontiamo la fase psicologica della muta, perché almeno io parlo sempre delle mie poene di Harris, i miei Harris sono abituati a volare, diciamo, non voglio esagerare, ma 6 giorni alla settimana, più o meno 6 giorni alla settimana. Li lascio fermi di solito la domenica, non sempre, o magari comunque un giorno durante la settimana, però la loro media in stagione è dalle 5 alle 6 uscite alla settimana, sia tra il lavoro di birth control sia per le uscite a caccia oppure per le uscite di preparamento, di preparazione fisica, di allenamento, qualsiasi cosa, però diciamo loro almeno 5-6 uscite alla settimana le fanno e l'uscita che fanno non è mai un'uscita di 10 minuti, un quarto d'ora, magari può essere una sessione di allenamento di un quarto d'ora, 20 minuti, ma solitamente siamo sempre intorno, sia che lavorino, sia che si vada a caccia, siamo più o meno intorno all'ora e mezza tutti i giorni, tutti e tre ovviamente. E quindi voi potete capire che un animale abituato a fare quel tipo di attività e quindi ad aver sviluppato l'abitudine mentale e chimica, che comunque più faccio, più voglio fare, più mi attivo, più sarò attivo, di botto si trova ad essere messo in una voliera e a non volare più. E la buona nutrizione e l'aumento di peso e le temperature ci aiutano nel tenerlo tranquillo perché comunque aiuta a tenerli tranquilli. Però, per esempio, io ho Merida, soprattutto all'inizio, lei la prima settimana che la metto in muta non ha problemi. Dopo una settimana che è in muta, se non mi invento qualcosa, per esempio l'anno scorso si è strappata le piume sulle zampe, si è pelata totalmente una zampa. Io sono andato al veterinario perché pensavo magari avesse qualcosa, tipo un'infestazione da parassiti o qualcosa del genere,
Invece no, non avevo assolutamente nulla, non avevo nessun tipo di dermatite, niente di niente, era praticamente la pica. La pica è un atteggiamento che viene anche ai pappagalli, chi ha i pappagalli lo sa, è una deplumazione, praticamente i pappagalli addirittura si tolgono proprio, dove arrivano col becco, si tolgono tutte le piume. Lei l'ha fatto non a questi livelli, ovviamente, però si era strappata parecchie piume sopra la zampa destra e questo è un primo segnale di stress. E allora gli altri invece non mi hanno mai fatto una manifestazione del genere, però comunque a volte li vedi che sono irrequieti, cominciano a volare dentro una voliera, magari si attaccano alla rete con le zampe, senza che passi qualcosa o che vedano qualcosa, però un po' come se andassero in carico, in stress, insomma, perché non possono fare nulla. E allora cosa faccio? Intanto dentro nella voliera io ho sempre l'altalena. L'altalena ho notato che gli aiuta molto a calmarsi perché comunque ci vanno sopra, si muove, l'altalena aiuta parecchio. Poi una cosa che ho visto che a loro piace tantissimo è giocare con i legnetti. Non so se giocano oppure c'è questa simulazione di portare in giro il legnetto per costruirsi poi il nido, però per esempio per quanto riguarda Wallace lui ci gioca proprio, cioè va giù, prende il legno, poi parte a metà, intanto che vola con il legnetto a zampe lo molla, ritorna giù a prenderselo, insomma ci gioca un po'. Un'altra cosa che faccio è ogni tanto io, vabbè, magari mentre sono dentro in voliera che pulisco, prendo questo legnetto, lo lancio per terra, infatti ci vanno, lo prendono, insomma cerco di attivarli un po' e quando vi do da mangiare, solitamente io ho una voliera grande dove stanno un po' a turno in quella voliera, giusto per farli muovere un po' di più perché è un 6 metri di lunghezza e quindi lì riescono a volare un po' di più, purtroppo lunga 6 metri ne ho una sola e quindi ogni tanto a turno ci fanno magari 3 giorni per uno in quella voliera e a girare li cambio di voliera, anche questa è una cosa che gli aiuta un po' e quando li metto nella voliera diciamo grande lì praticamente proprio si mettono proprio a giocare tantissimo con i legni e con le cose. Una cosa che non metto, ma è una scelta mia perché tanti la usano, lo so, ma niente di sbagliato, mettono la pallina da tennis. È vero, io l'ho messa anch'io un anno e effettivamente ci giocano tantissimo. Però poi si mettono a strappare e siccome che i peli della pallina di nylon, della pallina da tennis, scusate, alcune sono in PVC, altre sono in altro materiale plastico, non vorrei mai che questi peletti che poi vengono ingeriti dal rapace possano, diciamo, provocare qualcosa. Pezzo di legno, secondo me, non fa mai male a nessuno. Un'altra cosa che gli metto sono le pigne, anche le pigne gli piacciono un sacco perché la pigna la prendono tra le zampe e poi col becco la spaccano, cercano di comunque la distruggono in poche parole e quindi comunque passano un po' di tempo. Vediamo un messaggio, non lo sto ancora facendo volare, è a 8 anni. Come dici tu, libera in voliera. Ah, ok, perfetto. Sì, sì, perfetto. Ma quindi dice a 8 anni, ma l'hai preso che aveva già 8 anni o sono 8 anni che sta con te? Scrivimelo nei commenti. E poi dicevo, ecco, quando li metto in questa voliera grande, cosa faccio? L'Harris che è in quella voliera lo faccio entrare in una voliera laterale senza prenderlo al pugno perché c'è una porta. Entrano in questa voliera dove una volta che sono dentro non vedono quello che io faccio nella voliera grande. E quindi cosa faccio? Gli faccio un po' di attivazione mentale, un po' come fanno nei parchi zoologici con gli orsi. Il cibo, invece che mettere il cibo lì sul ceppo e poi il mio Harris andrà a mangiarlo, cosa faccio? Magari
metto dei piccoli pezzi di cibo nascosti, uno sotto un posatoio, l'altro incastrato nel ceppo, quell'altro a terra nell'angolo, un altro boccone a terra nell'altro angolo, un altro boccone sul posatoio là in fondo, un altro boccone sull'altalena, in modo che, cosa faccio? Mettendo la quantità di cibo, invece che metterla tutta in un posto, la sposto magari agli angoli periferici più lontani della voliera, ad altezze anche diverse, da terra fino al posatoio più alto, perché così costringo, una volta che faccio uscire dalla voliera che ho in fianco la mia poiana, costringo il mio Harris a doversi muovere. Un po' come si fa anche con i cavalli. Di solito quando si ha un cavallo a prato si mette l'acqua su un lato del recinto e il cibo sull'altro lato, in modo che il cavallo è costretto a camminare per andare a mangiare e poi ad attraversare tutto il recinto per andare a bere, in modo che comunque cerco di tenerli il più possibile in movimento. Un'altra cosa che faccio è durante il periodo venatorio, diciamo, tutti i conigli, cioè mini lepre che catturo, ovviamente le do da mangiare a loro, se poi è stata una stagione abbastanza positiva, ne ho anche qualcuno in freezer da dare durante la stagione estiva, perché essendo una carne magra, quando le temperature sono alte, direi che è un ottimo alimento. E qualche volta si potrebbe giardinare, sì, si può anche giardinare, dipende molto dal vostro animale, cioè se ve lo concede. Allora, in che senso? Mi vado a spiegare. Io ho il mio Harris in muta da 20 giorni, quindi probabilmente quando andrò dentro in voliera dopo 20 giorni e faccio così col pugno, lui verrà sopra il pugno, perché lo prendo e lo metto fuori a giardinare. Poi dalla vertica lo riporterò in voliera e magari lo lascio in voliera 2 o 3 giorni. Dopo un mesetto e mezzo che è in voliera, se entro e lui non si fa prendere, non devo più mettercelo a giardinare. Perché non devo più mettercelo? Non perché è sbagliato metterlo a giardinare, ma perché io dovrei andare a fare una cattura in voliera. E allora, uno, rischio che per non farsi prendere sbatta a destra e a manca e si faccia male o si rovini già le penne che ha appena cambiato. Quelle 3 che ha appena cambiato rischio che se la spacchi subito. E poi comunque vado a dare una fonte di stress perché è evidente che non vuole avere niente a che fare con me. E allora se si comporta così lo lascio lì dov'è e non lo metterò più a giardinare. Dobbiamo sempre cercare di dare meno fonte stressante durante il periodo della muta. Se invece io ho, per esempio, Merida, nonostante sia in muta, sì, se dovessi adesso liberarla e chiamarla al pugno, probabilmente ci verrebbe, ma dopo un'ora, perché ormai è altissima di peso. Però io non ho nessun tipo di problema, se quando devo spostarla di voliera, entro in voliera, metto il pugno, lei sale e la sposto. Wallace invece non è così. Wallace quando è in muta, cioè punto e basta. Infatti lui è nella sua voliera e da quella voliera non esce mai, perché se io adesso dovessi entrare in voliera, se entro e basta, non c'è nessun problema, ma se entro col guanto e lui capisce che voglio prenderlo, comincia a sbattere a destra e a sinistra perché non si fa più prendere. E quindi a questo punto è meglio non stressarlo e che rimanga nella sua voliera. Però non è sbagliato, però devo sempre cercare di dare meno stress possibile durante il periodo della muta. Stavo dicendo, quindi faccio questo arricchimento ambientale mettendo legna, legnetti e l'altalena, metto i pezzi di cibo in posti diversi nella voliera. È vero che la seconda volta il vostro Harris saprà già dove li avete messi e ci andrà, li fa passare tutti, però nel farli passare tutti i posti dove mettete il cibo intanto si muoverà un po', ovviamente. Stavo dicendo dei conigli, se ho avuto la fortuna di prenderne parecchi, li ho dati da mangiare, li ho tenuti in freezer per usarli anche nella stagione estiva, ma le teste non le do mai, nel senso che io durante la stagione invernale o anche estiva, gli ultimi giorni di caccia, se prendo il coniglio non gliela do la testa, le teste le metto tutte in freezer e le uso tutte durante la stagione estiva, durante la muta. Perché?
perché la testa del coniglio ha una scarsa fonte alimentare, nel senso che comunque c'è poca carne da mangiare, ma è complicato. E quindi se io do magari una volta alla settimana do la testa del coniglio, intanto si terranno il becco fatto, perché prima di metterli in muta li sistemo di tutto, li taglio il becco e tutto quanto per evitare poi di dover andare a tagliare il becco durante la muta. Ma la testa del coniglio, credetemi, voi gli date la testa del coniglio e il vostro Harry con quella testa di coniglio lì ce n'ha minimo per 2 ore, 2 ore e mezza, e quando ho finito di pulirla vi rimane proprio il teschio perfettamente pulito, e lui comunque si è scaricato e si è impegnato per 2 ore, e quindi poi si va a mettere in zampa sul posatoio e basta. E quindi comunque cerco sempre, in poche parole, di farli scaricare, di farli sfogare, di fargli fare qualcosa. Una cosa che mi è stata chiesta è la seguente: ma se io ogni tanto in voliera, per esempio, gli butto dentro, che ne so, una quaglia viva, un piccione vivo, allora, a parte che eticamente a me personalmente non piace buttare dentro un animale così, cioè proprio non mi piace, ma comunque vi sconsiglio vivamente di farlo, perché rischia veramente tantissimo il vostro Eris di farsi male, ma di farsi proprio malissimo, perché comunque voi gli mollate dentro il piccione o la quaglia o il coniglio, quello che è, questa povera bestia che voi gli liberate dentro comincia a correre a destra e a sinistra, a sbattere a destra e a sinistra, e il vostro Eris uguale, comincia a sbattere a destra e a sinistra, e quindi rischiate che si faccia veramente del male, trascurando il fatto che, ripeto, non mi piace una cosa così, insomma, ecco, buttare un animale vivo dentro una voliera e lasciarlo sbranare da un Harris in questo modo, no. Come non mi piace legare la selvaggina alla corda per farla prendere alla nostra poena di Harris. E quindi, ma poi veramente rischiate, ma rischiate veramente tanto che si faccia male. Ne ho visti di Harris, o spaccarsi un'ala o spaccarsi una zampa, proprio perché il proprietario gli ha mollato dentro in voliera un piccione o comunque un animale vivo. E quindi vi sconsiglio vivamente di farlo. Vado fuori tema, in questi giorni si sta discutendo in Senato, in Parlamento, e adesso non sono molto forbito di queste cose, la famosa nuova legge sugli animali esotici. Questa legge, che è già legge, dovrà essere approvata, e la stanno discutendo in questi giorni perché verrà approvata l'8 maggio. Non è ancora ben chiaro come sarà, però da quello che ho capito tanti avranno vita dura, nel senso che comunque non è che non si potranno più detenere animali esotici, e per animali esotici intendo tutto, cioè il coniglio ariete è un animale esotico, il discus che avete nell'acquario, se qualcuno ce l'ha, è un animale esotico, quindi la legge prende dentro tutto, dai pesci ai mammiferi, qualsiasi cosa. E ciao Marta, grazie di esserci. E quindi non è che questa legge vieterà, come si era detto inizialmente, la detenzione, l'esportazione, ma vieterà la detenzione, la riproduzione e gli spostamenti di alcuni animali a rischio estinzione. Quelli saranno sicuramente vietati, ma soprattutto aumenteranno le regole, diciamo, per chi detiene, per chi alleva, finita la pacchia, purtroppo. E quindi entro l'8 maggio deve uscire, e quindi sapremo bene come andrà a finire questa legge, che è da 2 anni che è al vaglio, e vedremo come andrà a finire. Ma sembrerebbe che c'è chi alleva animali esotici, e ripeto, per animali esotici intendo, noi stiamo parlando della poena di Harris e ne fa parte anche lei, dovranno essere professionisti, dovranno avere una determinata certificazione, insomma una cosa abbastanza complicata,
Però ripeto, adesso entro l'8 di maggio sapremo giusto come sarà e come non sarà. Io non allevo, per carità, però mi rendo conto che c'è bisogno di un qualcosa a tutela dei soliti idioti, ovviamente, che abusano degli animali soltanto per farne un business, però mi rendo conto anche che per colpa dei soliti idioti ci vanno di mezzo anche, magari ci perdono anche parecchi denari le persone che hanno sempre lavorato bene e che si sono sempre comportati bene, hanno sempre rispettato gli animali. Ma vabbè, non andiamo fuori tema, perché non ho proprio intenzione di mettermi a parlare di questa cosa qua. Vediamo cosa ci dice Mirko. Eccomi da 8 anni e, come dicevi tu, la temperatura dove abito io è in montagna e la temperatura sono ancora un po' basse, vedi? È assolutamente, e allora è per quello. Vedrai che, per esempio, oggi qua da me, oggi, anche ieri, l'altro ieri, c'erano 24 gradi, 25. La temperatura minima adesso qua da me è 12 gradi, 11, 13 gradi e di giorno 24-25, quindi capisci che magari da te le temperature sono ancora, come tu mi hai appena confermato, un pochino più contenute, e quindi non gli è ancora scattato l'ormone della muta, che è poi lo stesso un po' della riproduzione, e quindi tranquillo che ci andrà sicuramente. Invece ho visto Marta che ha messo su Facebook, mi sembra, delle foto con un botto di penne che il suo Harris, che credo sia la sua prima muta, ha già perso, e quindi vedete che ognuno è a punti diversi. Merida ne ha già cambiati parecchi, adesso è tutta chiazze perché ha le piume perché lei è la sua seconda muta, quindi ha il piumaggio che aveva prima, che è più chiaro, e quello che sta mettendo adesso è praticamente il colore di questa maglietta, e sembra un dalmata perché ha già quelle nuove uscite e ancora quelle altre che devono cadere, e quindi è tutta un po' a chiazze. E che altro dire della muta? Ecco, si parla sempre di alimentazione nel periodo della muta. Una cosa di cui non si parla mai è l'acqua, però ricordatevi che è vero che la nostra Poiana di Harris non è un grandissimo bevitore, questo è ovvio. Io d'inverno non li vedo mai bere, sono sincero. Di loro volontà mai. Poi magari sì, capita magari quella giornata dove hanno spinto parecchio, dove hanno faticato parecchio, e allora quando magari prima di mettere via il pugno gli spruzzo con lo spruzzino sul becco, vedo che aprono e bevono, ma poca roba. Mentre invece già, per esempio, in questi giorni qua li ho già visti diverse volte a scendere nella ciotola, un po' per rinfrescarsi tenendo i piedi, diciamo, nell'acqua fresca, ma proprio li vedo proprio bere, e poi dei bagni da paura. E quindi una cosa importante è anche l'acqua. L'acqua è un alimento anche per noi siamo fatti all'80% di acqua, e quindi l'acqua è a tutti gli effetti un alimento. L'idratazione è fondamentale, quindi non trascurate questo aspetto qua. Ciao Francesco, benvenuto Franci. Non trascurate questo aspetto, come non trascurarlo, nel senso che vabbè, l'acqua adesso, dal momento in cui non gela più, non vengono più le gelate di notte, l'acqua potete lasciarla tranquillamente a disposizione. So che sembra scontato, ma l'acqua va cambiata almeno una volta al giorno, tutti i giorni andrebbe cambiata. Nella stagione calda, quando fa molto caldo, magari se gliela cambiate un paio di volte al giorno, gli fate anche un regalo, nel senso che comunque nel momento in cui lui ha sete, magari sono le 2 del pomeriggio, l'acqua gliel'avete messa magari alle 8 del mattino, quando fuori ci sono 35 gradi, lui alle 2 del pomeriggio vuole bere, scende nell'acqua, l'acqua è caldissima e non beve, però vorrebbe bere e non beve, e quindi magari lo costringete a bere il giorno dopo, perché se l'acqua è calda o troppo sporca non la bevono assolutamente. Se nella ciotola dell'acqua, come succede a tutti, vi si forma quel verde, quel marroncino, quelle alghettine,
o la pulite, quindi con una spugnetta la grattate senza usare prodotti, basta una spugnetta di quelle verdi che grattano e togliete tutto. Oppure alla sera quando va via il sole, entrate in bogliera, vuotate l'acqua, mettete la ciotola appoggiata alla voliera senza dentro l'acqua, e questa borraccina verde che sono alla fine delle alghe non vi si formerà nemmeno, perché non è tanto il brutto da vedere che la ciotola ha questo verde è sporca, ma in quelle alghe verdi ci sono anche protozoi e batteri che il vostro Harris prenderebbe bevendo, quindi anche l'acqua è un aspetto molto, molto importante. Ferdinando, benvenuto. Consigli di togliere i campanelli e i geti durante la muta. Allora, io i campanelli li tolgo, e i geti anche, lascio i bracciali li lascio, tolgo i geti perché stando sempre in bogliera non succede, però non vorrei mai che si impieghi da qualche parte, anche se le bogliere comunque devono essere anti-sciocco, anti-stupido, nel senso che comunque non deve esserci nulla dove possano impigliarsi, ovviamente, però comunque li tolgo. Se poi devo spostarli, vado, glielo metto, se ho l'Harris che se lo fa mettere, se ho l'Harris che non se li fa più mettere, rimane in quella bogliera lì, come dicevo prima. Dipende molto dall'atteggiamento che ha la mia poiana. Se ho una poiana che nonostante sia in muta è serena e tranquilla e si lascia gestire, allora la sposterò di vogliera, quindi gli metto i geti, la sposto di vogliera, la metto fuori a giardinare, tutto. Se invece ho un Harris come Wallace, quindi stronzo, che quando è in muta non vuol più saperne, e allora lo lascio senza geti, senza campanella, nella sua bella vogliera, bello tranquillo. Comunque li tolgo. Sì, avevo capito che ti intendevi in muta e non i geti durante la mura, l'avevo capito. Anche perché anche tutti questi procedimenti che magari avete visto nei miei video, quindi quando io pulisco i piedi, quando gli metto il burro di karité sulle zampe, vado avanti a farlo durante la muta oppure no? Idem, come vi ho detto prima. Se ho l'Harris che se lo lascia fare e non manifesta stress, vado avanti a farlo. Se invece ho uno stronzetto come quello di Marta o come il Wallace, di sicuro non vado a stressarlo per bloccarlo, per tenerlo a mazzo di fiori, per mettergli la pomata sulle zampe. Gliela metto e basta. I geti glieli ho tolti, quindi non devo neanche ingrassarli. A Wallace gli tolgo anche i bracciali proprio, tutto li tolgo a Wallace, proprio tutto libero, senza niente. E poi lui fa così e poi è incredibile, perché a settembre, io vi posso garantire, a settembre lo abbasso un po' di peso, ma neanche tantissimo, e lo tiro fuori dalla vogliera e non lo devo neanche mettere in filagna, perché lui a settembre esce dalla vogliera, è una macchina, perfetto, viene al pugno, si fa fare tutto, torna esattamente come prima. Però lui lo metti in vogliera, non lo tocchi per 15 giorni e lui torna assolutamente selvatico, ma è anche giusto così. E poi vabbè, Wallace è così anche perché comunque è stato il mio primo Harris e tanti errori li ho fatti, ecco, assolutamente. Chi è che non ne fa? Tutti facciamo errori. E quindi dicevo che anche l'aspetto acqua non è da trascurare, e anche l'igiene della vogliera, perché allora qua ne ho sentite un po' di tutti i tipi. Sono persone che magari mi dicono ma no, quando è in muta devi lasciarlo stare, non devi entrare, non devi guardarlo, non devi neanche pulire perché comunque tanto non c'è bisogno. Però invece secondo me, dal mio punto di vista, devo andare avanti a pulire, perché se io non vado dentro a pulire la vogliera dei miei Harris adesso, che stanno mangiando come dei draghi e di conseguenza stanno anche cacando come dei draghi, non dico dopo 5 mesi di muta, ma dopo un mese che non pulisco, la vogliera diventa una latrina, un covo di batteri.
Cioè, è ovvio, certo, se dovessi allevare e ho la coppia in riproduzione, quello è un altro discorso. È ovvio che non è che posso tutti i giorni andare dentro a pulire col pulivapore intanto che sono in cova o intanto che stanno alimentando i piccoli o così. Quello è un altro discorso, quello è tutta un'altra cosa. Tant'è che però le voliere da riproduzione sono anche più grandi delle voliere che magari uno ha in giardino dove tiene il suo unico Eris in muta. E poi lì c'è tutto un altro discorso, perché potrebbe esserci l'abbandono della cova, potrei fare dei danni incredibili. E quindi, certo, poi è vero che ovviamente le nostre poeane hanno sviluppato l'apparato immunitario in base a dove stanno e in base a dove vivono. La carica batterica che loro sopportano è sicuramente molto alta, molto elevata, però non pulire una voliera per 6 mesi mi sembra un po' eccessivo, ecco. Poi questo è il mio modestissimo punto di vista da ignorante, però io, poi Chicco lo sa benissimo, io sono fissato con la pulizia e infatti ogni tanto Chicco mi dice che cazzo continui a pulire, te ti moriranno perché pulisci troppo. Può anche essere, perché poi la cosa da sapere è che ci sono dei batteri buoni e dei batteri non buoni, quindi è vero anche questo. Però insomma io preferisco pulire una volta di più piuttosto che non pulire mai, mi dà fastidio e quindi non ce la faccio. E poi io raccolgo tutte le piume, le piume no, però le penne che perdono, ogni Harris, io ho un pezzo di polistirolo, c'ho il pezzo di polistirolo di Merida, quello di Wallace e poi avrò quello di Connor, ovviamente, dove praticamente ogni volta che perdono una penna io la metto, e se è alla di sinistra la metto a sinistra, se è alla di destra la metto a destra, se è alla timoniera la metto alla timoniera, e cerco di metterla, ho disegnato sul polistirolo il numero di penne delle ali e il numero di penne della coda, in modo che io vado a mettere quella, che è quella lì che è caduta, e la vado a mettere lì, in modo che vedo il procedere della muta e soprattutto so quando ha finito o quando comunque sta per finire, quante ne ha cambiate, quante dovrà ancora cambiare. Mi rendo conto che sia una cosa da malati, però cioè, tanto voglio dire, la penna la devo raccogliere e mi sono fatto questa cosa qua, quindi è un pezzo di polistirolo con disegnata l'ala di sinistra, l'ala di destra e le timoniere con il numero delle remiganti e il numero delle timoniere, e vado a metterla, e quindi so sempre esattamente dove metterla. Avete visto il video che è uscito lunedì, dove ho voluto dire un po' il mio punto di vista sul fatto che la poeana di Harris sia così facile. Ho detto un po' il mio punto di vista, non so se avete visto il video, se non l'avete visto andate a vederlo, e quindi ho voluto dire la mia, perché comunque non è proprio un animale così semplice e così facile. Lunedì prossimo i video, adesso tra un po' non ne usciranno più tanti tutte le settimane, perché comunque gli argomenti, non andando a caccia ovviamente in questo periodo perché non si può, sono un po' limitati, e lunedì ne uscirà uno sul taglio del becco. Una cosa che ci tengo a dire, e lo dico anche nel video, quindi sono abbastanza tranquillo, è un video che vedrete lunedì, ma ci voleva proprio la scritta sotto: non fatelo a casa, cioè nel senso, non è che tagliare il becco sia una cosa così difficile, ma non è neanche una cosa da prendere così alla leggera, perché se sbaglio posso fare dei bei danni. Quindi nel vedere questo video fatevi un'idea, se non ve la sentite però e non avete un po' di esperienza non fatelo, ma magari la prima volta fatevi assistere o dal vostro falconiere o dal veterinario che magari segue il vostro animale. È comunque opportune pesarla ogni tanto. All'inizio sì, cioè quindi quando comincia la muta sì, perché comunque mi devo fare un po' un'idea. Quando lei ha appetito,
alla peso, poi no, il giorno che non ha appetito la peso, in modo che mi rendo conto che non vuol mangiare magari, ma perché so che quando è a quel peso poi non mangia volentieri. Poi vedrai che col passare dei giorni della muta non avrai più bisogno di pesarla così spesso, perché poi comunque ti rendi conto anche soltanto vedendola che comunque è in peso. Però si può anche pesarla, però anche qua, come dicevo prima, mi posso pesare durante la muta? Sì, se è un Harris che se lo fa fare senza particolari stress. Quindi sicuramente all'inizio tutti. Più la muta va avanti e più il periodo di rinselvatichimento, passatemi il termine, si consolida, meno lo accetterà. Quando non lo accetta più, non la peso più. Cosa dice Guerrisi? A me sono arrivati a dire in muta di non pulire, che gli scarafaggi mangiano tutto quello che rimane. È vero che gli scarafaggi mangiano tutto quello che rimane, anche i vermi. Se lasci stare gli avanzi di carne, le mosche ci depongono le uova e i vermi, i bigattini si mangiano tutto, è vero. Tu sta tranquillo che non trovi niente lo stesso. Però, come dicevo prima, la carica batterica magari all'interno della vogliera aumenta e se ho una vogliera aperta o semiaperta magari il problema non mi arriva, ma se oltre ad avermi detto di non pulirla mai, mi hanno anche detto che deve stare in una vogliera totalmente chiusa durante la muta e quindi c'è anche poco ricambio d'aria, attenzione perché il rimanere delle deiezioni, delle borre, del cibo avanzato, delle ossa e delle feci fa sviluppare anche delle muffe che vengono inalate e che portano a grossissimi problemi alle sacche polmonari e vi posso garantire che Francesco Sirianni ne sa qualcosa, non perché sia successo da lui, ma perché la poiana che lui ha preso l'ha presa già con questo problema e questo problema probabilmente è venuto da una scarsa pulizia o una scarsa aereazione del luogo dove viveva l'animale. Cosa da pazzi, ma il mondo è bello perché è vario. E, poi, sai, a volte si dicono queste cose semplicemente perché non si ha voglia di pulire, anche perché comunque il fatto di entrare in voliera a pulire non devo vederlo solo come un dover andare a pulire, ma comunque, cioè, ogni tanto dovrò anche buttargli un occhio alla mia poiana, no? Dovrò guardarla per capire se sta bene, se va tutto bene, cioè dovrò comunque in qualche modo dargli un'occhiata alle zampe, magari sul posatoio guarda le zampe, cazzo c'è un dito gonfio, cosa è successo, cosa non è successo, oppure c'ha un occhio un po' chiuso, cosa è successo, un po' di tempo che non la vedo, ieri non si muoveva, oggi non si muoveva, è sul posatoio, tutta un po' gonfia, magari piena di acari, cioè comunque non è che perché sono in muta vanno abbandonate a se stesse, quindi devo andare comunque avanti ad osservare il mio animale e a tenerlo in forma. Cioè, questo non vuol dire che nel periodo di muta io mi devo dimenticare totalmente della mia o delle mie poiane di Harris. E quindi non funziona, diciamo così, anzi, assolutamente. Intanto che magari mi viene in mente qualche altra domanda da farmi anche su qualche cos'altro che non sia solo sulla muta, visto che ci siamo, magari ne approfittiamo ancora un pochino. Nel frattempo che pensate magari a qualche domanda da fare, volevo veramente ringraziare di cuore tutti voi perché mi rendo conto che magari voi non ve ne accorgete perché non vi interessa giustamente, ma invece visto che il canale YouTube l'ho creato soltanto un anno e mezzo fa e io ci faccio caso, proprio oggi pomeriggio il canale è arrivato a 700 iscritti e vi posso garantire che per un canale YouTube di nicchia come è questo, dove non parlo di falconeria, ma parlo solo della poiana di Harris, è veramente un grandissimo traguardo. Il numero di visualizzazioni sta crescendo veramente tantissimo
e quindi tutto questo grazie a voi e mi fa veramente piacere, perché io ho cominciato questa avventura 1 anno e mezzo fa solo, con il canale YouTube, e quindi sono veramente, ma veramente contento, perché mai avrei pensato, giuro, di arrivare a fare questi numeri qua. E se tutto va così, va avanti così, io credo che entro la fine dell'anno il canale raggiungerà il famoso e irraggiungibile traguardo dei 1000 iscritti. Perché è importante? È importante perché quando un canale raggiunge 1000 iscritti, YouTube ti dà nuovi strumenti, nuove cose da poter fare sul canale. YouTube è una piattaforma che premia i canali che crescono, e infatti più si cresce più ti danno possibilità di fare. Per esempio le live io 6 mesi fa non avrei potuto farle perché non avevo un numero di iscritti per poterle fare. La pagina community fino a un po' di tempo fa non ce l'avevo, perché bisogna raggiungere 500 iscritti, invece adesso c'è anche la pagina community per interagire un po' di più con voi. E quindi volevo ringraziarvi perché siete voi il cuore e la linfa del canale. Io faccio solo i video, ma se nessuno li guarda e nessuno li segue, non avrebbe ragione di esistere. E quindi grazie. Giovannino ci fa una domanda e ci dice: il mio maschio in voliera non fa avvicinare a nessuno, solo me, è normale? Ah, se vuoi venire da Wallace, prova un po'. Sì, è normale, è assolutamente normale. Poi ogni Harris è a sé, è a sé. Per esempio Merida, che è una femmina, poi lunedì esce il video del taglio del becco e ho tagliato il becco a lei per fare il video, cioè voi vedrete quell'animale che è 1 mese che è in muta, come fa a farsi tagliare il becco. Cioè, guardatelo quel video, perché solo per il comportamento che lei ha durante il taglio del becco, una femmina, lei ha un carattere così, tanto è cattiva a caccia, tanto è tira a qualsiasi cosa, tanto è assolutamente gestibile a casa, in voliera, ma con chiunque, non solo con me. Connor sembra essere così anche lui, ma però è presto per dirlo perché il primo anno non conta niente. Wallace invece, lui anche durante la stagione di caccia, quando è fuori libero che fa bear control in mezzo a 500 persone, oppure a caccia con Chicco, con Tizio, Caio, Sempronio, lui non gliene frega niente della gente, ma quando lui è in gabbia in macchina o quando è in gabbia in voliera, gli estranei, che c'è estranei, per lui sono tutti coloro che non sono io, non ti avvicinare alla voliera perché parte, si attacca alla rete, e in macchina uguale, Chicco, voglio dire, lavora con me ormai sono 3 anni ormai che facciamo bear control insieme, dalla mattina alla sera, voglio dire, Wallace conoscerà il Chicco, no? Eppure ce lo chiama, gli va anche al pugno, ma quando in macchina in gabbia non gli deve andare vicino perché tira fuori le zampe dalla gabbia. Sono così, è un carattere così. Quindi la risposta a Giovannino è normale, sì, è normale, perché ti dico, venendo da Wallace, ti dico, per Wallace è normale e quindi credo sia così anche per il tuo maschio, è questione proprio di carattere. Però il fatto che non lo faccia con te, quello è importante, perché se dovesse farlo anche con te non andrebbe bene, mentre invece comunque se con te non lo fa e te ti fa fare di tutto, perché per esempio Wallace adesso in voliera in muta non si fa prendere se entro, ma neanche morto, c'ho la carabina per prenderlo, oppure sì, lo prendo ma dovrei stressarlo tantissimo, però non è che mi parte addosso, mi attacca assolutamente, cioè non lo fa. E quindi è un atteggiamento che alcuni sviluppano, purtroppo per fortuna, ma ognuno ha il suo carattere, sono un po' come noi. Poi probabilmente lui magari è così anche per una questione genetica, o probabilmente, visto che tutti gli altri hanno la stessa genetica di Wallace, ma non sono così, quindi probabilmente devo fare un po' di mea culpa, perché probabilmente, cioè, no, probabilmente oggi so perfettamente gli errori che ho fatto con Wallace, e infatti con gli altri non li ho ripetuti e gli altri non sono così. Però intanto una cosa la devo dire, io Wallace non lo carico a nessuno, perché comunque è sempre il Wallace. Se per alcuni giorni mi assento, ho già provato, mangia il pugno di mia moglie, cambia qualcosa, tra un po' non mangerà più al pugno. Tra un po' non mangerà più al pugno, Renato, vedrai. Adesso i primi giorni verrà, ma però quando poi raggiungerà il suo peso, si farà la sua idea che è lì in muta, in voliera,
vorrà sempre avere meno a che fare con te, ma non rimanerci male, è un atteggiamento assolutamente normale, più andrà avanti, meno volentieri verrà al pugno fino a non venirci più. Ma è anche questo un atteggiamento assolutamente normale. Non devo dover ringraziare te, beh, no, insomma, io, sai, faccio quello che posso e figurati, sono sempre io a ringraziare voi perché siete la linfa di questo canale. Poi Guerrisi, lui sì che vi deve ringraziare, Guerrisi. Anzi, Guerrisi, mi devi portare le tartarughe, c'ho quel bambino, mi fa morbido tutti i giorni quando mi vede quel bambino, ma quando è che mi porta le tartarughe? Quindi o mi porti le tartarughe o faccio fuori il bambino. Portami le tartarughe, Guerrisi, dai. E, beh, diciamo che abbiamo detto un po' di tutto. Ah, ok, io questa cosa non la dico, voglio sempre dirla, poi non la dico mai. Quando io parlo di Poiani di Harris, non parlo mai di imprintati, ovviamente, nel senso che tutto quello che vi dico sul comportamento, sulle cose, io do per scontato, cioè, è sbagliato darlo per scontato, perché magari c'è qualcuno di voi che ha degli imprintati. Però quando io vi spiego certi comportamenti, certe cose, non parlo mai dell'imprintato perché non ho nessun tipo di esperienza con gli imprintati, non perché io ce l'abbia su con gli imprintati, assolutamente, però non ho nessun tipo di esperienza con l'imprintato perché non ho mai avuto imprintato e non ne avrò mai. E quindi ecco, tutte le volte che io vi parlo di Poiana di Harris, io parlo di Poiana di Harris parentale, ovviamente. Poi se qualcuno di voi ha un imprintato, potrebbe essere che il comportamento che io vi dico e che vi spiego di una Poiana di Harris voi non lo vediate nel vostro, ma perché l'imprintato ha una serie di atteggiamenti e comportamenti che sono completamente diversi dal parentale. Mia figlia vuole la pecora, c'ho la capretta io se vuoi, c'ho una bella capretta Marta, se la vuoi la vieni a prendere gratis ovviamente, e anzi ti do il caprone, c'ho un caprone da dar via, bravo, tranquillo, sì sì proprio. No, caprette, la capretta, questa qui che è nata adesso, no. Sto cercando casa a un bellissimo caprone intero di tibetana, maschio, bellissimo. Voglio darlo via per cambiare un po' il sangue del mio gregge, diciamo così. Quindi se qualcuno vuole in regalo, non per il macello però, poverino, un bel becco intero di tibetana di 3 anni, sano come un pesce, cazzutissimo, si faccia avanti, viene qua, se lo carica, se lo porta via, non voglio assolutamente nulla. Durante la muta, quanti trattamenti parassitari possono essere fatti? Cioè, sull'animale tu intendi, non nell'ambiente, credo. Cioè, parli dell'animale, quindi il classico spray antiacaro. Beh, allora, sicuramente se parli dello spray, quello da mettere sopra l'animale, ti dico sicuramente prima di metterlo in muta, una bella spruzzata sui piedi, sotto la coda, sotto le ali e sopra la schiena. Occhio alle mucose, e ovviamente lo sapete, evitare di spruzzarlo sul becco, sugli occhi, sulla testa. Magari anzi, quando se lo spruzzate sotto, mettete la mano sulla testa, spruzzate sotto, quando lo spruzzate sulla schiena mettete la mano sulla testa, spruzzate sotto, poi alzate un'ala, una spruzzata di qua, una spruzzata sotto l'altra ala, ma soprattutto sulle zampe, perché gli acari più che altro si trovano lì. Allora, se usi uno spray, il classico spray anti-acari, in teoria lo puoi dare anche ogni 15 giorni, non succede nulla. Però anche lì non esageriamo, io direi che
per sicurezza, se sta comunque in un ambiente pulito, ma per sicurezza glielo vuoi dare, una spruzzata una volta al mese gliela puoi dare tranquillamente, senza nessun tipo di problema, stando attento alle mucose, come dicevo prima, ovviamente perché comunque è un DDT e quindi è un insetticida, cioè nient'altro che un insetticida. Quindi però si può dare una volta al mese tranquillamente, quindi diciamo in una muta di 5 mesi, 6 mesi, 5-6 trattamenti glieli puoi fare tranquillamente. Bene ragazzi, se avete qualche altra curiosità, nel frattempo vi dico che devo ancora decidere l'argomento della prossima live. Ehm, e quindi poi in questi giorni lo saprete vedendo sul canale che tipo di argomento, perché ehm, vorrei, allora intanto nelle live cominceremo anche, non so ancora quando, ma cominceremo a avere anche qualche ospite, perché è giusto che sia così, per sentire il punto di vista anche di persone diverse, anche perché dopo un po' sempre sto Mirko Rizzi rompe i coglioni, e però è bello anche avere il parere di chi ha cominciato con le poesie di Harris quando io e credo la maggior parte delle persone collegate o non eravamo al mondo o eravamo piccoli piccoli, e quindi avremo la possibilità di avere ospite questa persona qua che ci racconterà un po' sicuramente come è iniziato, che quando ha iniziato lui non è come adesso che c'erano poene di Harris da tutte le parti, anzi è stato forse uno dei primi, credo, ad importarle in Italia, e quindi ad andarci a caccia anche con 2 o 3 insieme, e quindi sentiremo un po' anche un po' la sua storia e tutto quanto. E poi avremo una puntata sicuramente dove avremo ospite Chicco che Cipa, che non so se è collegato Chicco, perché magari Chicco è collegato ma fa finta di niente, non scrive niente, non dice niente, oppure ha cominciato a guardare la live e poi si è addormentato sul divano, perché lui mi sente parlare già tutti i giorni e quindi magari si è addormentato. Avremo come ospite anche Chicco, che quella è una puntata in diretta che io vi dico assolutamente sono tutte importanti, ma quella non perdetela, perché sentirete parlare di quella cosa quella volta lì e poi non lo sentirete parlare mai più di quell'argomento lì, che è il modo la modalità diciamo addestrativa che utilizziamo sia io e Chicco per la preparazione dei nostri Harris sia a caccia sia nel bird control, che è quel famoso condizionamento operante che avevamo accennato nella prima live. Io ve lo dico, può anche sembrare una cosa noiosa, ma non lo è. È molto interessante, è un modo di vedere non la falconeria, ma è un modo di vedere l'approccio all'animale, la modellazione della testa di un animale in un modo totalmente diverso da quello convenzionale che prevede la falconeria, che assolutamente non è che denigro, per niente, assolutamente, però diciamo che il rapporto uomo-animale si è un po' evoluto negli ultimi anni e quindi è giusto anche far vedere anche tecniche diverse, pensieri e modalità addestrative totalmente diverse, anche perché modestamente posso dire che questo nuovo approccio che io e Chico abbiamo avuto con i nostri Harris, mi permetto di dirlo, ha avuto i suoi risultati, perché comunque i nostri animali, sia in bird control sia a caccia, non posso assolutamente lamentarmi, anzi assolutamente. E io ho preparato 4 Harris così e tutti e 4 erano 4 fotocopie, poi purtroppo uno mi ha lasciato da giovane per problemi di salute, però 4 ne ho preparati e 4 erano tutti veramente molto molto bravi. E quindi è una cosa assolutamente molto molto interessante e vi dico non perdetevela quella live lì perché di quella cosa ne sentirete parlare quella volta lì e pochissime altre volte. Poi è ovvio che chi vorrà approfondire e chi sarà interessato mi può anche contattare in separata sede e venire anche a trovarmi. E quindi
Assolutamente, però non perdetevela. Vediamo un messaggio. Dato che l'animale sta dentro la voliera, possiamo dare disinfettanti con lui dentro? Allora, disinfettanti dipende cosa intendi per disinfettante. Allora, se usi dei disinfettanti presidio medico veterinario, quindi tipo Virugen e tanti altri, puoi darlo anche con l'animale dentro, se ovviamente evito magari di spruzzare addosso, sicuramente. Ma se usi tipo ipoclorito di sodio, quindi il cloro in poche parole, o usi l'ammoniaca, meglio di no. Meglio di no perché comunque viene inalata e l'ammoniaca e l'ipoclorito di sodio portano ustioni ai polmoni e negli uccelli alle sacche polmonari, ma il problema più grosso sono i posatoi, perché se tu lo spruzzi anche sui posatoi l'ammoniaca e l'ipoclorito di sodio, poi cosa succede? Che quando l'animale va a appoggiarsi sul posatoio con l'ipoclorito di sodio e l'ammoniaca, perché se la diluisci troppo non fai niente ai batteri, se la diluisci troppo poco rischi che quando lui vada sul posatoio e si bagna i piedi con l'acqua e ammoniaco o acqua e ipoclorito di sodio non vada bene. Quindi ci sono dei prodotti per sito medico veterinario aviario che si possono dare anche in presenza dell'animale, perché non contengono comunque delle sostanze. Se andate a vedere un mio video dove adesso non mi ricordo come si chiama, Clean e Healthy, si chiama questo video qua. In quel video faccio vedere un prodotto che è quello è presidio medico veterinario aviario, si può dare diluito anche in presenza dell'animale. In quel video lì c'è il nome di quel prodotto lì. Scusa se ti faccio una domanda, ma non devi scusarti, anzi è importantissimo che voi le facciate. Durante le passeggiate capita che la mia poiana aggredisce i cani che non conosce. Come risolve il problema? Allora, aggredisce i cani, intanto è maschio o femmina, sarà una femmina, sicuramente. Sarà sicuramente una femmina. È parentale o imprintata? Queste sono due cose fondamentali da sapere. Se è maschio o femmina, mi devi dire se è imprintata o se è parentale. E se l'hai cresciuta tu, oppure l'hai presa già adulta. E come fare poi allora femmina, ok, questo era scontato quasi, però te l'ho chiesto per conferma, perché un maschio che attacca i cani non si è mai visto. È imprintato parentale la femmina? È imprintata, ok. Quindi ci siamo già risposti. Cosa posso fare? Mi dispiace dirtelo Ferdinando, ma nulla. I cani li attaccherà sempre perché è imprintata. E una delle differenze che dicevo prima tra l'imprintato e il parentale è che l'imprintato, non sono esperto in questa cosa, però l'imprintato, essendo stato allevato dall'uomo, e quindi qual è il problema? Cioè il problema, non è un problema, c'è una differenza, che l'imprintato pensa di essere appartenente alla tua specie, cioè uomo, e quindi cosa succede? Ha perso totalmente la paura dell'uomo, l'ha persa totalmente, e quindi ha perso totalmente la paura di qualsiasi cosa, e quindi cosa succede? Che tutto ciò che si muove lo attacca. Succede anche con i parentali a volte, però ci sono altre motivazioni. Cosa fare? Allora potresti metterti, se tu hai i cani, ma probabilmente poi i tuoi non li attacca più, attacca quelli degli altri, potresti metterti lì con l'Harris al pugno, il cane vicino, cercare di abituarla, però ti dico che difficilmente smetterà di attaccare i cani, perché attacca i cani, attacca il gatto, attacca
una nutria attaccherà qualsiasi cosa, cioè di solito l'imprintato, tutto ciò che si muove anche incoscientemente lo attacca, e questa è una delle caratteristiche, insieme ad altre, dell'imprintato, che è molto più diverso del parentale, perché il parentale conserva il timore dell'uomo e perde il timore della persona con cui si rapporta, quindi prende fiducia del falconiere, ma mantiene la paura comunque dell'uomo, e di conseguenza mantiene anche quella capacità diciamo naturale di discriminare su quali predi attaccare oppure no. Perché questo? Perché l'imprintato perde totalmente la propria natura, tant'è che l'imprintato non puoi metterlo in riproduzione perché non si riproduce, mentre invece il parentale sì. Questo per farti capire proprio che abisso ci sia. Poi il bello dell'imprintato è che lo voli sempre, sta sempre con te, lo voli sempre, perché anche in estate con 30 gradi tu lo chiami, lui torna, cosa invece che non puoi fare col parentale, per esempio. Però ci sono tanti risvolti, concedimi di dirlo, negativi con l'imprintato. Ci sono più limitazioni con l'imprintato che con il parentale. Però ecco, questo problema del cane, mi dispiace dirtelo, ma con un imprintato non lo risolvi, cioè, non lo risolvi. Non voglio essere menefreghista, però è difficile, se non praticamente impossibile. Chi è che attacca il cane? Il mio cane attacca Ivar, ah ok, quello sì, quello sì, quello succede, quello succede. Stai attenta, mi raccomando, perché comunque è un attimo, è un attimo, è un attimo, e i gatti anche soprattutto, i gatti sono... settimana scorsa sentivo l'Eris urlare, quel grido proprio di paura, di terrore, ho guardato la telecamera, c'era un gatto, io non ho gatti, un gatto diciamo di campagna, selvatico, davanti alla voliera che se lo guardava, e quando poi sono uscito il gatto se n'è andato, poi non l'ho più visto, però era lì che lo puntava. Adesso volevo dire una cosa, ma mi è scappata intanto che parlavo del gatto, mi è scappata questa cosa che volevo dirvi, e adesso non me la ricordo più. Oh, Guarigi, le tartarughe, ma quando è che me le porti? Guarigi, mi devi portare le tartarughe, ricordati, le tartarughe. E allora, abbiamo parlato più o meno di tutto, abbiamo già fatto 1 ora e 23, e quindi vi ho dato anche qualche anticipazione sulle prossime live, anche se ho fatto un sondaggio, diciamo, sulla pagina community del canale, e è emerso che il 63% degli utenti che seguono il canale preferiscono vedere video di caccia piuttosto che video formativi. Il 63% vuole video di caccia, un 32, qualcosa, una roba del genere, video tipo come tagliare il becco, come pulire, come fare questo, come fare quell'altro. Zero le live, cioè nessuno vuole le live, però in questo momento siete in 10 e quindi probabilmente quelli che vogliono le live non hanno votato, oppure semplicemente uno fa la live però preferisce vedere video di caccia. Il problema del mio canale YouTube è che non riusciamo ad avere video di caccia tutto l'anno, perché sì, si potrebbe andare a caccia, perché in riserva si potrebbe andare lo stesso a caccia, però con gli aerei fermi diventa veramente difficile. Poi magari faremo anche una io sì live tutta la vita. Che tra l'altro vi do questa novità. Sono 6 giorni che sono chiuso in casa, sono chiuso in questa stanza,
tra l'altro, sapete perché? Perché l'ho scampata per 2 anni, ma purtroppo 5 giorni fa ho scoperto di essere positivo al Covid. Ovviamente, come vedete, sto benissimo, non ho avuto nessun sintomo, l'ho scoperto proprio per caso, non l'avrei mai scoperto, perché per andare a fare un lavoro in un posto, oltre che avere il Green Pass e 3 vaccini, questi chiedevano anche il tampone il giorno prima. Oh, va bene, non c'è problema, tranquillamente vado in farmacia, mi faccio il tampone positivo. Come positivo? Eh sì, positivo. Bene. Quindi segnalazione della ASL e tutto quanto, e è da lunedì che sono chiuso a casa. E vabbè, pace amen, però sto benissimo e adesso martedì andrò a fare il tampone di controllo sperando di essermi negativizzato e di poter tornare al lavoro. E in questi giorni ovviamente io ho una casa, vabbè, in campagna, un sacco di terra, e quindi ho mai lavorato così tanto in vita mia, perché tra tagliare erba, piante e siepi mi sono fatto il culo come una casa. Infatti sono stanco morto, mi fanno male le gambe, mi fa male dappertutto. Però bisogna farsi mancare niente nella vita, e anch'io mi sono beccato il Covid, me l'ho scampato per 2 anni, però me lo sono beccato. Però vabbè, pace amen, ormai come, non ti invidio 10 giorni fatto chiuso in... Sì, però ripeto, io per fortuna, abitando qua in campagna, esco, sto tutto il giorno fuori in giardino a fare dei lavori, perché sennò io sclero. Se dovessi stare chiuso in una camera, in un condominio, io sclererei. E infatti in questi giorni ho fatto un sacco di lavori che non avrei mai il tempo di fare, e ne ho approfittato, ho tirato tutto a lucido, tutta la casa, tutto perfetto. Comunque, vabbè, adesso martedì facciamo il tampone, speriamo di essere negativi e di levarci e tornare alla vita normale di tutti i giorni. E, niente, quella cosa che volevo dire non mi è tornata in mente. Ormai l'Alzheimer con l'età probabilmente avanza, e niente. Allora ragazzi, abbiamo fatto come sempre la nostra ora e mezza, 1 ora e 27 minuti in questo momento. Se avete ancora qualche domanda, eh, non ho più avuto risposta da Ferdinando, spero tu non ci sia rimasto male, perché ti ho detto che purtroppo con l'imprintato c'è poco da fare. eh, Non era mia intenzione ovviamente, però purtroppo è così. E quindi tornando a noi, mettiamo stop, diciamo, anche a questa live qua. Ne approfitto per ringraziarvi. Non perdetevi il video di lunedì, che faccio vedere il taglio del becco. Ripeto, se non ve la sentite, non fatelo. Se non l'avete mai fatto, non fatelo, perché se lo tagliate troppo rischiate di fare un danno, perché comunque il becco è vascolarizzato, esattamente come le unghie dei cani, e quindi rischiate parecchio. Però guardatevelo perché è interessante. Un altro video che vi consiglio di andare a vedere, che ehm, è che è quello dove io vi parlo della muta e del fattore psicologico della muta. C'è sul canale, magari andate a vederlo. Come che risposta? No, in merito al fatto che attaccassi i cani, Ferdinando, tu mi hai chiesto perché attacchi i cani e cosa potevi fare, e io ti ho spiegato, però non ho più visto tua risposta e pensavo tu ci fossi rimasto male, perché ti ho detto che con l'imprintato l'attacco sul cane è difficilmente risolvibile, ecco, diciamo così. Sono interessanti perché interagisci, sì, certo, assolutamente, assolutamente sì. Ehm, ma infatti a me piace fare le live perché mi dà l'impressione di avere più contatto con voi, anche se in realtà, vista da questa parte la live, io parlo da solo per 1 ora e mezza, cioè nel senso, meno male che qualcuno ogni tanto scrive un messaggio, perché mi aiuta parecchio a rendermi conto che non parlo da solo, però vi farei mettere di qua, non è così semplice parlare 1 ora e mezza da soli davanti a un computer.
Ok, bene Ferdinando, no, perché sai, non so mai se le cose vengono prese dal lato giusto, ma ovviamente le persone intelligenti le prendono dal lato giusto. Tra 10 giorni o 3 giorni di ferie, vengo in visita al dottor Rizzi. Cioè, stai qua 3 giorni, Guerrisi? No, 3 giorni no, Guerrisi? No, 3 giorni no. Uno e via andare. No, sto scherzando. Guerrisi lo sa che, a parte che l'ho già invitato 2 volte, mi ha paccato 2 volte, lui a me mi ha paccato, no? Io a lui. E quindi adesso vediamo se mi pacca anche stavolta, basta, fine, Guerrisi, basta, all'ultima, the last chance. Venite tutti ragazzi, non c'è problema, la casa è grande, c'è posto per tutti, non è problema, assolutamente. Poi non vi posso dire tanto perché è veramente una sorpresa grossa e poi non sono ancora sicuro se riuscirò a farla. Tra di voi qua in live in questo momento c'è chi ne sa già di più, che però non deve dire niente. Però stiamo io, Chicco e company, un po' il team Harris che ho creato qua, diciamo in Lombardia, che siamo in 5 o 6. Stiamo facendo un progetto in un pezzo della mia proprietà. Io ho un terreno che ho totalmente recintato di 9.000 metri, quasi 10.000, vicino al bosco, dentro al quale stiamo costruendo delle cose che potranno poi essere usate per fare determinati addestramenti, determinate cose. Non vi dico niente di più perché è una cosa grossa e essendo una cosa grossa e anche costosa, stiamo andando avanti un pezzo alla volta perché nessuno ovviamente ci aiuta economicamente, ma ci mancherebbe, non voglio neanche che nessuno mi aiuti. E poi c'è tanto lavoro, tanto lavoro. Domani infatti Chicco viene qua e procediamo a fare ancora un po' di lavori. Spero a più o meno i primi di fine di settembre, i primi di ottobre, di aver finito tutto e di poter fare magari, intanto dirvi di cosa si tratta. Vi dico solo che in Italia non esiste una cosa così, forse neanche in Europa, credo. In Europa non ne sono sicuro, ma in Italia sicuramente. In Europa non credo, però dovrei guardarmi meglio, ma non credo. Però comunque vi renderò partecipi sicuramente a giochi fatti, perché non mi piace dire gatto quando non è ancora nel sacco. E però spero che venga, cioè, spero che sia gradita la cosa e sia partecipata perché secondo me meriterebbe. Comunque poi vi aggiornerò sicuramente sugli sviluppi di tutte le novità che ci saranno per per la prossima stagione. E vedremo, avremo anche più eventi ai quali veramente spero che veniate, ovviamente il raduno con la nostra Poiana. Ho capito, sarò la tua prossima dipendente. No, 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 guarda, guarda, io vivo in casa con 3 donne, quindi mi bastano e mi avanzano, mi avanzano. E basta donne. Io ho bisogno di uomini, no, non fraintendiamoci, nel senso che però un supporto maschile io ne ho bisogno, no? Dipendenti donne, c'ho già, a parte che io sono un dipendente, che il mio capo è mia moglie, ovviamente, e le mie figlie, poi dopo ci sono io. Comunque sto scherzando, Marta, ci mancherebbe. Comunque tutti quelli che vorranno essere coinvolti in quel progetto grosso che sto facendo, a tempo debito, ovviamente, liberissimi di esserlo, anzi, spero proprio che sia così. Va bene, ragazzi,
vi terrò aggiornati sul prossimo appuntamento live. Adesso appena riusciamo con Chicco, se riusciamo a preparare dei video, perché l'argomento che lui tratterà sul condizionamento operante ha bisogno di video da farvi vedere intanto che lui parlerà, e quindi dobbiamo avere il tempo di girarli. Quindi se riusciremo a girarli, il prossimo appuntamento sarà quello sul condizionamento operante. Se invece non ce la faremo a girarli, il prossimo appuntamento, cioè tra circa una ventina di giorni, sarà un altro argomento, che è uno di quegli argomenti che avevamo deciso tutti insieme durante la nostra prima live. E niente, quindi andate avanti a seguire il canale in modo da essere aggiornati. Se non siete iscritti, fatelo, mi raccomando, e poi attivate o disattivate la campanella se volete ricevere le notifiche, quello a scelta vostra, però iscrivetevi. Grazie ancora a tutti, vi do una buona notte e niente, ci vediamo al prossimo appuntamento. Buonanotte e alla prossima. Ciao a tutti e grazie di essere stati con noi. Ciao ciao. Ciao a tutti.